da Heavy Metal Heaven. Oggi recensiamo un gruppo trash black death metal old school nostrano che però non rende al massimo e macina un po' a vuoto nel suo terzo album. La potenza è nulla senza controllo, recitava uno slogan di una vecchia pubblicità di pneumatici, che però anche noi su Heavy Metal Heaven abbiamo citato spesso. In effetti è facile da applicare anche a tanti gruppi metal che puntano tutto su aggressività e violenza, ma senza consapevolezza su come sprigionarle al meglio, finendo per suonare sterili. Un destino che purtroppo colpisce anche i Cryptonomicon. Nati nel 2019 a Monfalcone, in provincia di Gorizia, da allora si sono mossi in fretta. Sono già 3 i full length pubblicati a oggi, di cui l'ultimo, Demonolatria, risale allo scorso 31 maggio. Non avendo potuto ascoltare i precedenti, non possiamo giudicare nell'interezza questa carriera, ma il nuovo lavoro risulta frettoloso e poco curato sotto molti punti di vista. In primis, lo stile. Al suo interno i Cryptonomicon suonano una versione un filo modernizzata, soprattutto dei primissimi Sepultura, quelli di Morbid Vision e Schizophrenia, oltre a ispirarsi a Celtic Frost, Necrodeath, Possessed, Sarcofago, Bathory e altre band estreme anni 80. Di base è un trash black old school con diverse influenze del primo death, un suono insomma che migliaia di band hanno abbracciato in passato e che purtroppo Demonolatria non riesce in alcun modo a personalizzare. Al di là di alcuni passaggi di tastiera e qualche altro raro spunto, nella musica dei Cryptonomicon non c'è davvero nulla di nuovo. E i visiacchi non riescono neppure a renderlo interessante, per impatto o per cattiveria. Parte della colpa è della registrazione un po' piatta, ma niente di terrificante, toglie poco al possibile impatto ai riff. Se questi ultimi non incidono, il maggior responsabile è il songwriting del gruppo, che fin troppo spesso si adagia su cliché ormai triti e non riesce a dar loro la minima vitalità, ritrovandosi troppo spesso a macinare ferocia senza riuscire a farla incidere davvero. Non che Demonolatria sia disastroso, anzi sono presenti alcuni momenti degni di nota. Per esempio si può menzionare la opener Satanama, con passaggi oscuri ma riflessivi, dalle tastiere inquietanti, alternati e a volte persino intersecati con momenti più rabbiosi. È il picco della scaletta con Blood for the Fire, divisa tra passaggi in cui l'elemento death viene sviluppato meglio e altri in cui il thrash black risulta malvagio in maniera convincente. Il tutto corredato da un buon assolo melodico. E poi possiamo citare Between Five Candles, agguerrita e con dei bei riff piuttosto taglienti, oppure There's No Light, There's No Death, per lunghi tratti lenta, tetra e di influsso doom, ma senza stonare anche nel finale d'assalto. Il resto però non spicca. Andiamo da spunti validi in brani che però li uniscono ai soliti stereotipi fino all'irritante. Per esempio in Lord of Flies. Sarebbe anche dignitosa, ma solo a patto di non aver mai ascoltato Seven Church, da cui è un chiaro tributo a voler essere gentili. Anche questo contribuisce a rendere Demonolatria ondivago e soltanto gradevole. La decenza la raggiunge. Del resto si sente che i Cryptonomicon conoscono bene il genere, sanno suonarlo ed è anche probabile che con le loro capacità possano fare ben di meglio. Questo loro terzo disco però è solo carino, come 1000 altri sulle stesse coordinate. Di certo, una maggior cura per i dettagli e uno studio più approfondito sulla propria musica non potrà che giocare ai visiacchi. Voto di Heavy Metal Heaven 66 su 100. Bene, per oggi è tutto. Se hai apprezzato la recensione metti pure il like, condividilo e commenta. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo coi video che pubblichiamo ogni settimana. Ti invitiamo inoltre a seguirci su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!